Partire è facile, ricostruirsi altrove molto meno. Ed è questa la parte che nessuno racconta davvero. Perché vivere all'estero non è solo cambiare città, è anche perdere riferimenti, sentirsi fuori posto e dover ricostruire chi sei partendo da zero. Benvenuti su Fuori Casa, il podcast che racconta il lato invisibile della vita all'estero, cosa perdi, cosa trovi e chi diventi quando lasci casa. Io sono Elena Mezzadri e qui esploriamo insieme storie di italiani che si stanno ricostruendo altrove, tra identità, carriera e trasformazione personale. Vi do il benvenuto a questa primissima puntata del podcast che ho cercato di registrare una ventina di volte senza successo e per quest'ennesima prova, che spero sarà la buona, ho deciso di togliere lo script da sotto i miei occhi e di cercare di essere il più spontanea possibile, quindi vi avviso che potrai perdermi un pochino nei miei discorsi, però almeno cerco di farlo in maniera naturale. E dunque sono veramente felice di iniziare questo progetto che ha vissuto nella mia testa per diversi mesi, forse anche un anno, e credo sia stato proprio mio fratello qualche mese fa che mi ha incoraggiata ad iniziare e l'ha fatto dandomi questo microfono e questa scheda audio. Quindi ti ringrazio Daniele e sono sicura che te sarai il primo ascoltatore di questo podcast. Vorrei iniziare con lo spiegarvi perché nasce Fuori Casa. Dunque, penso che questo podcast nasca in primis da un'esigenza personale. Io vivo all'estero da quando ho 21 anni, quindi sono circa una decina di anni, e sono stata in Turchia, a Istanbul per un Erasmus, poi ero andata in Finlandia ad Helsinki per uno stage e poi mi sono stabilita a Parigi, dove vivo dal 2018 e mi sono resa conto, con la mia esperienza che, quando si dice che si vive all'estero sembra che sia tutto un po' rosa e fiori, che sia una vita fatta di solamente vantaggi, che sia figo, che sia tutto molto cool, internazionale, ehm, e che sia tutto abbastanza o relativamente facile, però raramente, poco spesso si parla di tutto quello che sta dietro e quello che sta dietro, non sono solamente difficoltà amministrative, ma sono difficoltà di, costruzione personale. Sono difficoltà veramente più intime, direi, che io ho provato sulla mia pelle e in effetti quando mi ritrovo con altri italiani che vivono qui a Parigi e si parla un pochino di come ci si sente a lavoro, come ci si sente nella società, nella vita di tutti i giorni, emergono sempre gli stessi temi, le stesse problematiche e mi rendo conto che quello che ho vissuto io, quando mi sono trasferita, oramai 8 anni fa, qui in Francia, l'hanno vissuto anche gli altri e mi sono detta: "Cavolo, mi sarebbe piaciuto proprio, quando mi ero appena trasferita, avere dei punti di riferimento, che sia un podcast, che sia, una comunità di italiani qui in Francia, qui a Parigi in maniera specifica, a cui appoggiarmi nei momenti di maggiore difficoltà e soprattutto nei momenti di maggior sconforto." Perché? Perché io mi sono sentita abbastanza sola i primi anni di vita qui a Parigi, uhm, siccome mi mancavano veramente, delle persone che capissero quello che stavo vivendo e che mi dessero conforto e che mi dessero anche, più
più fiducia in me stessa. E devo dire che nell'ultimo anno, quindi a partire dall'anno scorso, dal 2025, mi sono avvicinata molto di più alle associazioni italiane qui a Parigi, tra cui le associazioni degli alunni delle mie 2 università, di Milano, perché sentivo l'esigenza di riavvicinarmi a casa, di riavvicinarmi a l'italianità, diciamo, ad altri italiani qui a Parigi, perché proprio mi mancava casa, mi mancava sentirmi connessa in qualche modo alle mie radici qui. E infatti da quando, frequento più italiani mi sento, devo dire, meglio, mi sento anche più me stessa. E il fatto di sentirsi se stessi in una città straniera è veramente una questione fondamentale ed è anche una sensazione che non viene immediatamente. Mi spiego: quando io sono arrivata a Parigi, mi sono ritrovata in un ambiente di lavoro. Apro parentesi, io mi sono trasferita qui per fare uno stage nell'industria musicale, perché il mio master era in Performing Arts Management, quindi io sapevo che volevo lavorare nella musica e sono arrivata in un ambiente 100% francofono e francese, quindi ero l'unica straniera, l'unica che non parlava francese e voi vi chiederete: "Ma quindi come ci sei arrivata in questo posto?" A me veniva richiesto di parlare inglese e italiano, perché la mia capa di allora era italiana e facendo marketing internazionale lavoravo molto con l'estero, quindi non dovevo lavorare sul territorio francese. Però in effetti quel tempo mi sono resa conto, e col tempo voglio dire nel giro di qualche giorno, settimana, mi sono resa conto che il francese era fondamentale perché, se avete vissuto in Francia saprete meglio di me che i francesi sono molto restii a parlare inglese, quindi bisogna adattarsi. Un po' come uno straniero in Italia, penso. E quindi mi sono ritrovata ad essere, l'unica straniera e trovare il mio posto in un'azienda, dove sono tutti francesi e in una città che, benché sia una città internazionale Parigi, però resta molto, molto local, c'è voluto tanto tempo e ci sono voluti tanti processi mentali, c'è voluto tanto lavoro su me stessa, c'è voluta anche molta terapia, devo dire. Io sono stata in terapia per 2 anni con la mia psicologa italiana qui a Parigi che, è stata fantastica con me. E sono quindi problematiche che poco spesso si affrontano, quindi con questo podcast vorrei veramente creare uno spazio safe e anche uno spazio senza filtri per parlare, per in qualche modo anche, snodare tutte queste questioni, che sono complesse, che toccano lo sviluppo personale, toccano anche lo sviluppo professionale di ciascuno e vorrei farlo raccontandovi in primis la mia esperienza, ma anche quella degli altri italiani che conosco qui a Parigi. Spero che questo podcast possa, darvi, informazioni utili, ma anche e soprattutto punti di riflessione su come affrontare, momenti di sconforto quando si vive in un posto che non è casa. Per oggi voglio fermarmi qua, ma nei prossimi episodi ho voglia di raccontarvi nei dettagli la mia esperienza personale e anche quella degli altri italiani che vivono qui a Parigi, perché hanno tutti un percorso davvero interessante, unico e ciascuno mi dà spunti di riflessione, un punto di vista che non avevo considerato e mi aiuta a vedere la mia vita qui a Parigi in un altro modo, in un modo sempre più positivo e sempre più costruttivo. Quindi per il momento vi invito a seguire il podcast se vi è piaciuto, a lasciarmi un commento, un feedback, una recensione, a scrivermi soprattutto da dove ascoltate perché mi interessa davvero tanto e vi dico a presto. Ciao!